In questo video parliamo di espressioni con addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, potenze e divisioni, cioè le regole per svolgerle per semplificare i calcoli appunto di queste espressioni. Andiamo a ricordare appunto tutte le proprietà sia per quanto riguarda le operazioni, sia per quanto riguarda le potenze, appunto per poterle applicare nelle espressioni. Vediamole insieme. Abbiamo le proprietà delle potenze, quindi se ci sono potenza della potenza, divisioni e moltiplicazioni con stessa base ed esponenti diversi, oppure con basi uguali, basi diverse, esponenti uguali. Poi abbiamo la regola dei segni, poi abbiamo le addizioni per interi discordi e discordi, le sottrazioni di due interi e le moltiplicazioni. E poi abbiamo appunto i segni della potenza a seconda se abbiamo base positiva o negativa, esponenti positivo o dispari o pari. Andiamo per ordine. Abbiamo le proprietà delle potenze, quindi se abbiamo stessa base esponenti diversi, quindi A alla m per A alla n, riscriviamo la stessa base e poi sommiamo gli esponenti. Se abbiamo una divisione, stessa base esponenti diversi, riscriviamo la stessa base e poi facciamo la sottrazione tra gli esponenti. Però chiaramente il primo esponente deve essere maggiore del secondo e A deve essere diverso da 0. Se abbiamo la potenza della potenza, riscriviamo la base della potenza e poi abbiamo diciamo, la moltiplicazione tra gli esponenti. Andiamo adesso a vedere invece se abbiamo basi diverse, esponenti uguali. Abbiamo A alla m per B alla m, facciamo la moltiplicazione tra le basi e poi riscriviamo lo stesso esponente. Se abbiamo invece sempre esponenti diversi sempre, scusate, basi diverse, esponenti uguali, nella divisione facciamo la divisione tra le basi e riscriviamo la potenza lo stesso, vedete, m rimane m, quindi lo stesso esponente, dobbiamo semplicemente riscriverlo. E dobbiamo sapere chiaramente b è diverso da 0 e a deve essere naturalmente divisibile per b. Non può essere certo 2 diviso 4, ma deve essere, per farvi un esempio, 4 diviso 2. Andiamo a ricordare la regola dei segni: più per meno è meno, più per più è più, meno per più è meno e meno per meno è più. Cioè, quando abbiamo due segni diversi, quindi discordi, vale sempre, quello più forte è sempre il meno. Se abbiamo invece due segni uguali, se abbiamo più per più sarà sempre più, se abbiamo meno per meno è sempre più. Quindi due segni uguali sarà sempre positivo, due segni diversi sempre negativo. Ricordatela come volete. Poi abbiamo addizione di due interi discordi, addizione di due interi concordi. Andiamo a vedere. Chiaramente qui vale la regola dei segni. Chiaramente per addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione i segni è sempre la stessa cosa. Per esempio, se ho, andiamola a riscrivere insieme, ho il primo, meno 9 più 5 uguale meno 4, perché andiamola a scrivere qui insieme, abbiamo meno 9, parentesi, poi abbiamo più, che quindi questo è, diciamo, l'operazione, ok, quindi è più 5. Andiamola a fare insieme, meno 9 si riscrive, e poi devo fare più, sarebbe questo come se fosse scritto, più, facciamo un secondo, scusate, riscriviamola con un altro colore magari, ok, la prendiamo con il blu, qui è come se fosse scritto, la scriviamo qui, sarebbe più per più. Abbiamo detto che segni uguali hanno sempre risultato positivo, quindi più per più è più. Quindi più 5. Quindi meno 9 più 5 chiaramente fa meno 4. Infatti viene meno 4 e questa l'abbiamo vista. Andiamo qua. Il secondo è meno 6 più 8, la stessa cosa, colore, quindi qua è come se fosse scritto, questi due è come se fosse scritto, qua infatti c'è come se fosse un per. Più per più abbiamo detto che è più, quindi qua è meno 6 più 8. Chiaramente che fa più 2. Ecco qua. Okay. Addizione
di due interi concordi, cioè stesso segno nelle parentesi. Abbiamo più 5 più 2, abbiamo più 5, qua stessa cosa, più per più è uguale più, quindi più 5 più 2 è uguale a più 7. Ecco qua che l'abbiamo confermato. Andiamo ancora e poi abbiamo meno 3, poi abbiamo più meno 8 che è uguale adesso. Questo qua, cambiamo segno, cambiamo colore. Allora, questo è come fosse scritto. Ok, questo qua fosse scritto più per meno. Abbiamo detto che quando ci sono segni diversi vale sempre il negativo, quindi più per meno è meno. Questa cosa meno per più non cambia niente. Sono comunque segni diversi. Quindi segni uguali, che sia più per più o più per meno, sempre positivi, segni diversi, quindi più e meno, moltiplicazione più per meno, sempre segno negativo, quindi qua c'è meno 3, meno 8. Il primo lo rischiamo sempre, non cambia mai. Quindi meno 3 e meno 8 dà meno 11. Ecco qua che l'abbiamo confermato. Vedete, adesso andiamo per quanto riguarda la sottrazione, quindi in questo caso abbiamo più 5 meno 2. Andiamo, più 5 lo riscriviamo, la prima volta adesso abbiamo meno per meno. Abbiamo detto segni uguali, risultato positivo, meno fa più, quindi più 2, quindi più 7. Ecco qua che ho fermato. Andiamo al secondo che è più 4 meno più 1. Stessa cosa, qui è meno per più, vedete, meno per più è uguale, segni differenti, sempre meno, quindi uguale a più 4 meno 1, quindi è più 3. Ecco qua, confermato. Vedete, ci interessa solo appunto il segno, ok? La regola dei segni. Stessa cosa andiamo per la moltiplicazione, vedete qua, questo qua, e la divisione andiamo. Facciamo insieme, quindi più 2 per più 3. In questo caso più per più. Più per più fa più. Prima guardate i segni, ok? Guardiamo i segni, fa un più e poi un più. Abbiamo detto stesso segno sempre positivo, quindi più e poi fate la moltiplicazione del 2 per 3. 2 per 3 fa 6. Ecco qua confermato. Andiamo al secondo. Meno 2 più per meno 3. Qui cosa abbiamo? Abbiamo prima il segno meno per meno abbiamo detto segni uguali sempre positivi, quindi più 2 per 3 fa sempre 6. Ecco qua, confermato. Poi abbiamo, facciamolo qui vicino, poi abbiamo meno 8 diviso più 4. Abbiamo la regola prima dei segni, è meno per più. Stesso segni diversi, sempre negativi, quindi meno e poi 8 diviso 4 è 2. Ecco qua, questa cosa meno 8 diviso meno 4, ok? Quindi segni, disegniamo questo meno e meno, quindi meno per meno è uguale a più. Più 8 diviso 4 è 2, ecco qua. Qui è sbagliato, questo c'è un più. Ok. Ok? Quindi questo è per quanto riguarda le operazioni. Invece adesso andiamo, alziamo un pochino la pagina e andiamo sul segno delle potenze. Per quanto riguarda il segno delle potenze, ok? Quando va il segno delle potenze abbiamo, mi dice fase positiva, abbiamo 4 casi, ok? 4 casi. Da scrivere 4 casi. Questo è importante, dovete guardare la base e l'esponente. Se abbiamo una base positiva, lasciate dentro cosa ci sia, non mi interessa, basta che ci sia un più. Base positiva,
magari lo ingrandiamo. Ok? Abbiamo quindi la base positiva, quindi questo è il primo caso, ed esponente positivo pari, quindi è un più 4. Ok? Gli esponenti, diciamo in questo caso, sono sempre positivi. Ok? Esponente pari. Che facciamo? Rimane chiaramente eh, il segno positivo, perché è come se fosse scritto più, poi c'è scritto, anzi scriviamo bene, poi c'è scritto più 2 alla quarta, come se fosse scritto più 2 per più 2 per più 2 per più 2. Più per più per più per più fa sempre 2, e fa sempre più. 2 per 2 per 2 per 2 fa 16. 2 per 2 fa 4, 4 per 2 fa 8, 8 per 2 fa 16. Ok, quindi ricordate la cosa importante, base positiva, esponente positivo, il segno è sempre positivo e poi bisogna fare chiaramente la potenza, la regola della potenza 2 alla quarta. Andiamo, poi il secondo caso mi dice base positiva, esponente dispari. Ah, questo è esponente pari. Esponente dispari, è la stessa cosa di questo, identica. Ok, questi sono uguali. Questi due sono uguali. Sempre stessa regola. Che sia base positiva, esponente dispari, ok, sarà sempre il segno più, vabbè, poi fate la potenza 2 alla terza fa 8, ok? Quindi quando avete una base positiva, esponente o pari o dispari, la regola non cambia, il segno è sempre positivo. Cosa cambia nelle basi negative con esponente una volta pari, una volta dispari? Andiamo al terzo caso, cambiamo colore, quindi terzo caso, quindi questi sono uguali, questi hanno la stessa regola, ok, per i segni. Ok, stessa regola per i segni, i primi due casi. Andiamo al il terzo caso, abbiamo una base negativa, vedete c'è un meno 3, quindi il meno, ed un esponente pari. Ok, se abbiamo una base negativa, quindi meno 3, poi cambiamo colore, quindi abbiamo un meno 3 alla seconda, sì, ok. Che vuol dire questo? Sarebbe meno 3 per meno 3. Cioè, come arriviamo a questo risultato? Meno 3 per meno 3, quindi sarebbe meno per meno fa più, questo è meno per meno, ok? Segni uguali, sempre risultato positivo, i segni quindi più, e poi 3 per 3 fa 9, ecco perché viene 9. Qui, scusate, è un 9, non 19, ok. Poi, quindi, beh, ricordiamo, base negativa, esponente pari, abbiamo il risultato che ehm, il segno è positivo, poi fate diciamo, l'operazione con le potenze. L'altro caso abbiamo base negativa, esponente dispari, ok? Quindi meno 3 alla terza. Questo è come fosse scritto meno 3 per meno 3 per meno 3, perché l'esponente è scritto 3, quindi 3 volte la base. Qui che facciamo? Meno per meno, ok, in questo caso è meno per meno, dà risultato più e poi per ancora meno. Segni diversi, risultato negativo. Ecco perché qua c'è un meno finale, poi 3 per 3 fa 9, 9 per 3 fa 27. Ecco perché risulta 27. Quindi ricordiamo la regola, base negativa, esponente di pari, abbiamo un segno positivo e poi beh, fate quello che c'è scritto nelle potenze. Invece se abbiamo una base negativa e un esponente dispari, il segno sarà negativo. Quindi abbiamo un esponente
pari, il segno è positivo, se abbiamo un esponente dispari, il segno è negativo e la base è negativa, ok? Quindi qua abbiamo regole diverse. Regole diverse per i segni. Okay? Quindi, diciamo, se avete basi positive non importa l'esponente che sia dispari o pari, invece dovete fare attenzione con le basi negative, esponenti che può essere pari o dispari, ok? Questa è la piccola regoletta fondamentale per quanto riguarda, abbiamo detto, ehm, le operazioni. Avete visto che la cosa importante sono la regola dei segni, quindi questa tabellina grigia, ok? Ho fatto uno shorts, però mi sto accorgendo adesso, mentre parlo con voi, che ho fatto questi due errorini, ok? Li dovrò andare a correggere. Comunque, adesso eh, andiamo a fare due esempi con le espressioni, ok? Poi magari riprendiamo, insomma, riprendiamo le regole. Andiamo quindi con una prima espressione. Prima facciamo la regoletta, vediamo. Se io per esempio facciamo un esempio, ho meno 5 alla settima diviso 5 alla quinta. Ok? Qua mi manca. Ok, io in questo quarto caso ve l'ho fatto così, però avrei dovuto dirvi che chiaramente o lo fate in questo caso, in questo modo, oppure se avete una base negativa in esponente dispari, quindi questo caso, questo è il quarto caso, qui mettete fuori, portiamo fuori il segno negativo della potenza, magari fate prima e poi lasciate 3 alla terza. Quindi questo ve lo riportate e poi fate la regola delle potenze, 3 alla terza e 27. Dite voi come fare. In questo modo o in quell'altro modo ve l'ho semplicemente spiegato, ok? Qui nel terzo caso dice cambiate segno alla base, scegliete voi, diciamo come è meglio, ok? Quindi nella base negativa il terzo caso è se è negativa e esponente pari si cambia direttamente il segno, da meno diventa più e poi fate la regola. Nell'altro modo se avete esponente negativo e base negativa ed esponente dispari, mettete il segno meno fuori e poi dentro rimane chiaramente più 3 alla terza, ok? Scegliete voi come fare. Andiamo a, ok, andiamo a vedere questo esempio. Ho meno 5 alla settima diviso 5 alla settima. Allora, regola, in questo caso abbiamo base negativa, esponente dispari, ok? Quindi questo è il quarto caso. Questo qua, andiamo a cambiare il colore, quindi ok? Questo è il quarto caso. Quindi che cosa faccio? Dice porto fuori il segno del negativo dalla potenza, quindi meno e poi 5 alla settima. Quindi andiamola a scrivere, magari ci portiamo la regoletta qua, ci portiamo le regole qua, ok? Ok, ok, andiamo. Quindi riscriviamo meno 5 alla settima diviso 5 alla quinta. Ok, adesso che cosa facciamo? Scriviamo 5 alla settima e 5 alla quinta. Facciamo, questa è chiaramente, ok? È il caso della regola dei segni, scusate, la regola delle potenze. E andiamo a vedere la proprietà delle potenze con la divisione a stessa base ed esponenti diversi. Quindi questo sarebbe A alla m diviso A alla n, cioè A alla m meno n. Quindi andiamo a farla.
e quindi avremo, qui chiaramente è meno e qui più, meno per più fa meno, e poi 5 perché la base è 5 uguale alla 7 meno 5. E quindi riportiamo meno 5, 7 meno 5 fa 2. Ok? Quindi questo è meno 5 alla 2, 5 alla seconda, scusate, è 25, quindi questo è meno 20. Ok? Chiaramente bisogna ricordarsi un po' di cose, ma bisogna farlo piano piano, ok, con degli esempi. Andiamo a farne un altro, ad esempio. Per esempio abbiamo, secondo, ok, per esempio ho meno 3 alla dodicesima diviso 3 alla nona. Ok, stessa cosa, meno 3 12. Adesso base negativa la rivedete subito, scegliete se più o meno, quindi può essere o la terza o il quarto caso. Abbiamo l'esponente pari, quindi è il terzo caso. Vedete, quella tabellina è molto semplice. Ok, terzo caso, quindi questo è il terzo caso. Quindi cosa mi dice? Cambio segno alla base, cioè diventa positivo. Ok? Quindi questo diventa più 3 alla dodicesima diviso 3 alla nona. Facile, no? Quando avete quindi l'esponente pari con base diversa, cambiate semplicemente il segno, ok? Senza fare quella cosa che vi ho detto prima, cioè prima ve l'ho spiegato, ok? Però la regola è questa. Quindi è più per qua diviso 3 alla nona, quindi questo è un più, quindi più per più fa più, il segno, stesso segno positivo, ok? Che sia più per più o meno per meno, il risultato è sempre positivo per i segni. Ora andiamo a fare 3 alla dodicesima diviso 3 alla nona. Questo qua chiaramente che cos'è? Cancelliamo questo, ok. Questo qua è, quindi, è il caso della probabilità delle potenze che abbiamo, stessa base, quindi e potenze e esponenti diversi, A alla m diviso A alla n, cioè A alla m meno n. Quindi andiamo a farlo. Quindi abbiamo la base è 3, la riscriviamo, 12 meno 9. 12 meno 9. Quindi abbiamo più 3, 12 meno 9 è 3, quindi più 3 alla terza, cioè più 27. 3 alla terza è 27. Ecco qua, ok? Andiamo in un altro caso che chiaramente questi sono piccole, diciamo piccole esempiucci per andare poi a fare un'espressione. Andiamo in un altro caso, questo è importante, vediamo la differenza tra gli altri, abbiamo meno 27 alla terza per più 3 alla seconda diviso meno 9 alla quinta. Ok, qui abbiamo 27 con l'esponente, 3 alla seconda e 9 alla quinta. La cosa che hanno in comune cos'è? Non posso fare 27 per 3 e poi 3 diviso 9, chiaramente non si può fare, chiaramente. Quindi la cosa che andiamo a fare cos'è? Dobbiamo mettere tutti con la stessa base per poter utilizzare le proprietà delle potenze, ok? Perché le basi, ok, devono essere, chiaramente questi non hanno né esponenti uguali né basi uguali, però io so che 27 può essere come scritto, come l'abbiamo appena fatto, 3 alla terza, e 9 può essere scritto come, lasciando perdere il segno, ok? 9 può essere scritto come 3 alla seconda. Quindi adesso che cosa faccio io? Metto tutti con la stessa base. Quindi, però qui c'è un 3 chiaramente, quindi apriamo parentesi, quindi questo può essere scritto come meno 27, abbiamo detto che 3 alla terza, meno 3 alla terza, e qua c'è una 3, quindi lo riportiamo, ok? 27 è quello interno, che è 3 alla terza, quindi meno 3 alla terza, per
3 rimane 3 chiaramente, più 3 alla seconda, diviso, ok, meno 9 abbiamo scritto che è 3 alla seconda, quindi meno 3 alla seconda alla quinta, ok? Ora andiamo a fare le nostre cose, ok? Adesso andiamo a fare meno 3 alla terza più 3 per 3 fa 9 e quindi ci riportiamo meno 3 alla nona, quindi potenza della potenza, per 3 alla seconda, diviso, quindi qua è 5 per 2 fa 10, meno 3 alla decima, ok? Ora andiamo a vedere le proprietà delle potenze, chiaramente. Questo ci vuole, ok? Quindi andiamo un attimino e vediamo. Allora, andiamo. Quindi abbiamo detto 3 alla 9 a 2, quindi questa quale regola è? La regola stessa base, esponenti diversi con il per, è il primo caso delle proprietà delle potenze, quindi è A alla m per A alla n, cioè A somma m più n. Andiamo a farlo. Quindi meno per più fa meno, qua c'è un più chiaramente, quindi meno segni diversi, risultato negativo. Meno, ok, la stessa base 3, poi facciamo 9 più 2, 9 più 2, n più n, diviso, poi lo lasciamo uguale, meno 3 alla decima. Ok. Chiaramente qua, anche se non ci sono parentesi, delle parentesi, delle parentesi, se prima vedo un per e un diviso, chiaramente faccio quello che prima vedo e poi faccio la divisione, chiaramente, no? Queste però sono cose che mano a mano che fate le ritrovate, quindi meno 3 alla 9 più 2 fa 11, diviso meno 3 alla 10. Adesso, stessa base, esponenti diversi con la divisione, quindi questo qui, chiaramente, se riesco, scusate, chiaramente se riesco, ok, quindi stessa base, ok, stessa base, ok, quindi è A alla m diviso A alla n sarà A alla m, quindi cambiare i colori, ok, avrò meno per meno fa più, 3 lo riscrivo 3 e 11 è m, 10 è n, quindi alla 11 meno 10, quindi è più 3 alla prima sarebbe, cioè 3 più 3. 10 meno 11 meno 10 fa 1, ok? Quindi questo è il nostro risultato, è più 3. E quindi diciamo un pochino che e questo diciamo che è un pochino, un po', per ricordare queste regole e fare un pochino di esercitazione. Facciamo ehm, la prossima volta degli esempi con le espressioni per applicarle, ok? Vi lascio due esercizi. La prossima volta appunto vi darò, anzi più tardi, vi do, diciamo, il risultato con lo shorts. Qua c'è 2 meno 3 alla terza diviso meno 7. Ok? Ricordate che le regole delle espressioni fate prima le parentesi, quelle interne, prima quelle interne, poi verso l'esterno. Ok? Quindi poi se ci sono addizioni, moltiplicazioni, tutto quello che trovate in modo, diciamo, no? Come lo trovate, ok? Non andate a fare prima la parte ultima e poi la parte prima, no? Perché poi chiaramente non vi viene. E poi vi do anche l'altro, e poi vi do anche questo, ok? Questo è il primo esercizio e questo è il secondo, quindi abbiamo meno 10 alla seconda più meno 10 diviso
meno 3 alla seconda, meno 10 alla seconda, meno 10, chiudiamo parentesi, diviso meno 1. Ok, quindi questi sono gli due esercizi. Più tardi, ok, le soluzioni nello shorts e lo chiamerò hashtag 487 e hashtag 4,88, no 4,90. Vediamo dopo le evoluzioni. Ciao e alla prossima!